Oggi studiamo insieme 4 verbi pronominali molto usati in italiano. Ci state? Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se anche tu stai studiando questa lingua, ricordati di scaricare il PDF gratuito che trovi giù nel box informazioni e di iscriverti al canale per non perderti nessuna lezione futura. Iniziamo! Innanzitutto, che cos'è in italiano un verbo pronominale? È un verbo che al suo interno e nella sua coniugazione ha uno o più pronomi e la presenza di questi pronomi alterano il significato originale del verbo. Il primo verbo che studiamo insieme è proprio quello che ho usato nell'introduzione del video, il verbo starci, starci. Vediamo insieme le coniugazioni del verbo starci in un tempo semplice, cioè l'indicativo presente, e in un tempo composto, in questo caso il passato prossimo, per capire come si coniuga bene il verbo pronominale starci. Presente indicativo: io ci sto, tu ci stai, lui, lei ci sta, noi ci stiamo, voi ci state, loro ci stanno. Passato prossimo: io ci sono stato o stata, tu ci sei stato o stata, lui, lei c'è stato o stata, noi ci siamo stati o state, voi ci siete stati o state e loro ci sono stati o state. Che cosa significa il verbo pronominale starci? Ha diversi usi e significati, dipende dal contesto. Il più comune è quello che vi ho usato proprio poco fa. Ci state? Ci state? Che significa? Siete d'accordo con me? Siete d'accordo? Avete la stessa idea? Noi andiamo a fare una passeggiata. Voi ci state, ragazze? Ci state? Significa volete venire? Volete partecipare? Siete d'accordo a venire con noi? Andiamo, ci state? Facciamo un regalo a Carolina per il suo compleanno. Ci stai? Ci stai? Significa sei d'accordo? Partecipiamo a questo regalo per Carolina? Facciamo il regalo insieme? Ci stai? Ovviamente lo potete usare anche nella risposta. Affermativa, potrete dire sì, ci sto o semplicemente ci sto, ma anche negativa, no, non ci sto o semplicemente non ci sto. Possiamo usare anche come risposta affermativa solo la terza persona singolare, come modo impersonale di dire che siamo d'accordo o vogliamo accettare una proposta che ci viene fatta. Ci sta, ci sta. Ti va una pizza stasera? Sì, ci sta. Andiamo a vedere quel concerto insieme? Ci sta. Starci ha poi un altro significato completamente diverso da quello che abbiamo appena studiato, che è entrare fisicamente in qualcosa, entrare geometricamente dentro a qualcosa. Tutte queste valigie non ci stanno nella mia macchina, non ci stanno. Significa non entrano fisicamente nella mia macchina. Il divano nuovo ci sta per un pelo nel nuovo soggiorno. Ci sta per un pelo. Significa entra di poco, entra quasi perfettamente nel nuovo soggiorno. Sono ingrassata e non ci sto più nei miei vestiti. Non ci sto più. Non entro più nei miei vestiti. Esiste anche un ultimo significato di starci, molto informale e colloquiale, che è accettare delle avance da parte di qualcun altro, volere avere un rapporto fisico o emotivo con un'altra persona. Marco sta corteggiando Giulia da mesi, ma lei non ci sta. Lei non ci sta.
Lei non vuole accettare il corteggiamento di Marco. Non le piace. Il secondo verbo pronominale che studiamo oggi è tirarsela. Tirarsela, un verbo che significa darsi delle arie, vantarsi per qualcosa e avere un atteggiamento di superiorità rispetto alle altre persone. Anche per tirarsela vediamo insieme la coniugazione all'indicativo presente e al passato prossimo. Io me la tiro, tu te la tiri, lui, lei se la tira, noi ce la tiriamo, voi ve la tirate, loro se la tirano. Passato prossimo, io me la sono tirata, tu te la sei tirata, lui, lei se l'è tirata, noi ce la siamo tirata, voi ve la siete tirata, loro se la sono tirata. Giulio se la tira perché ha comprato una macchina nuova. Giulio se la tira, cioè si vanta perché ha comprato una nuova macchina. Le ho scritto 2 volte e non mi ha ancora risposto. Quanto se la tira, quanto se la tira. Significa che lei ha degli atteggiamenti di superiorità verso di me, non mi risponde e non vuole rispondermi perché si sente superiore. Luca era molto socievole prima, adesso invece se la tira troppo, se la tira troppo. Significa che è cambiato, adesso non è più socievole, si dà delle arie, si vanta delle sue cose, delle sue nuove amicizie, non è più una persona estroversa, ma molto snob. Il terzo verbo pronominale che studiamo oggi è sentirsela, sentirsela. Vediamo subito la coniugazione. Presente indicativo. Io me la sento, tu te la senti, lui, lei se la sente, noi ce la sentiamo, voi ve la sentite, loro se la sentono. Passato prossimo. Io me la sono sentita, tu te la sei sentita, lui, lei se l'è sentita, noi ce la siamo sentita, voi ve la siete sentita, loro se la sono sentita. Il verbo sentirsela indica il coraggio di fare qualcosa, di prendere una decisione. Significa che siamo in grado o che siamo capaci o che siamo disposti a compiere un'azione. Ciao, senti, volevo dirti che non me la sento di fare il discorso al tuo matrimonio, scusami, non me la sento proprio. Significa che il mio interlocutore mi ha chiesto una cosa che io non mi sento di fare, cioè non ho il coraggio di fare, non ho la disponibilità, non ho la motivazione sufficiente per fare un discorso al matrimonio di questa persona. Giulio e Maria non se la sentono di parlarsi dopo quello che è successo. Non se la sentono di parlarsi. Non sono ancora pronti, non sono disposti a parlarsi dopo un brutto fatto che è successo. Sentirsela significa anche essere sufficientemente in forma, fisicamente in forma per fare qualcosa perché ci si sente bene o non ci si sente bene. Non me la sento di guidare, non sto troppo bene. Non me la sento di guidare. Significa che non sono disposta, non sono in grado di guidare perché non sto troppo bene. Oppure pensate se un vostro amico, un vostro conoscente o parente non sta bene, ha l'influenza. Queste sono tipiche domande che potreste fare. Te la senti di mangiare qualcosa? Te la senti di fare 2 passi? Cioè ti senti in forma per fare queste azioni? L'ultimo verbo pronominale che studiamo insieme è spassarsela, spassarsela, che significa divertirsi molto, passare del tempo in modo piacevole con le persone che ci stanno vicine, godersi la vita. Vediamo le coniugazioni del verbo spassarsela. Presente indicativo.
Io me la spasso, tu te la spassi, lui, lei se la spassa, noi ce la spassiamo, voi ve la spassate e loro se la spassano. Passato prossimo. Io me la sono spassata, tu te la sei spassata, lui, lei se l'è spassata, noi ce la siamo spassata, voi ve la siete spassata, loro se la sono spassata. I ragazzi se la sono spassata tutta la notte in discoteca. Se la sono spassata, cioè si sono divertiti moltissimo. I nonni, da quando sono andati in pensione, se la stanno spassando in giro per il mondo. Se la stanno spassando in giro per il mondo. Si stanno godendo la vita viaggiando. Ieri sera me la sono proprio spassata al concerto. Me la sono proprio spassata. Mi sono divertita tantissimo. Ho passato una bella serata. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e io spero che questi verbi pronominali ora siano chiarissimi per voi. Fatemelo sapere giù nei commenti. Non dimenticatevi di scaricare il PDF gratuito relativo a questa lezione per studiare da soli questi 4 verbi pronominali. Non dimenticatevi anche di mettere un mi piace e di seguire il canale per non perdere le prossime lezioni. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.